Giorno 1 di 5. Mi ruberanno tutto. Dove sono andato? Benvenuti su Sì Vloggia. Come potete vedere nevica, sta nevicando, sono le 4:30 di mattina, quasi le 4:40 e noi siamo in partenza per Napoli. Noi stiamo partendo in direzione stazione centrale di Fossano, dove alle 5:30 abbiamo il treno per Torino Porta Nuova. Un'ora in stazione, 7:40, Torino per Napoli, treno per Napoli, 132, siamo in stazione a Fossano, alla fine ci abbiamo messo quasi un'ora ad arrivare. La stazione è qua, un posto abbastanza tranquillo devo dire, e adesso alle 5:44 abbiamo il treno, quindi 10 minuti di tempo. Questa è la stazione, il treno è il 3214, 5:44, 6 e 32 e passa dal binario 5. Di binari ce ne sono 7. In orario strano direi. Eccoci qua, seduti giusti, proprio fuori dal finestrino. Controllore però non c'è, tanti biglietti in più. A Torino Porta Nuova addirittura in anticipo, cioè già sono i 35 adesso. Il nostro è il 9311, che è l'ultimo che si vede in fila, e arriva a Napoli Centrale alle 14:05. Adesso andiamo a cercarci un bar perché tanto un'ora è tutta dentro. Qui sopra, nel punto aperto dalle 6:30 alle 23:30. Adesso vediamo qua, di solito c'è un baruccio, Starbucks, e poi ci sediamo qua e aspettiamo. Questa è la prima volta che io prendo un Freccia rossa. Abbiamo pagato 316 euro l'andata, 2,50 il ritorno, cosa del genere, quindi non è economico. Siamo in classe chiaramente standard, vagone numero 8, e abbiamo tutti i posti divisi, di cui solo 2 sul finestrino, ma tanto devo fare i video, cosa, quindi non me ne frega niente del finestrino. Sono i tornelli che controllano il biglietto. E adesso dobbiamo andare a carrozza 8. Questa è la nostra casa, siamo proprio all'inizio del treno. Eccoci qua nel mio posto 11C, poi se non c'è nessuno mi metterò anche sotto il finestrino. Aspettiamo Milano, di passare a Milano, che poi magari non ci sarà nessuno. Qua il mio bel tavolino, ho messo la valigia lì sopra con la giacca, lo zainetto qua sotto. Potrò fare che cavolo voglio. Ci dovrebbe essere anche il wifi, e qui c'è il traghetto che fa il treno, poi ci sono anche tutte le fermate scritte. Siamo partiti puntuali come un orologio svizzero. Addirittura in anticipo a Napoli Centrale, sono le 2:04 minuti. Dopo 6 ore di treno, una noia infernale. Adesso dobbiamo andare in qualche edicola dentro la stazione ad acquistare l'abbonamento dei trasporti Unica Campania, che ti permette di viaggiare su quasi tutti i treni, i pullman, le metro della Campania. È più caldo del previsto. Qui stiamo andando a cercare un info point per capire dove fare questo biglietto tutto inglobato, e poi bisognerà prendere la linea 1 della metro per andare al nostro appartamento. Dovremmo scendere alla stazione Museo, o se no c'è la linea 2 che scende a Castello. In teoria dalla linea 1 della metro li dovrebbero vendere. C'è detto dopo la profumeria scendete, la profumeria è qua, quindi bisognerà andare lì e scendere. Le stazioni devo dire che non sono nulla male. Provato, avete Unico Campania, potete girare praticamente in tutta la Campania
tranne qualche, tipo sul Vesuvio che ci sono delle tariffe speciali da devi pagare, ma c'è tipo giornaliero, 3 giorni, settimanale, mensile, costa abbastanza poco da girare in tutta la campagna con tutti i mezzi. C'è un casino di scale mobili che chi l'ha progettato penso si sia fatto un culo incredibile. Nel tuo zaino c'è poi il mio telefono. Eccoci qua al capolinea, abbiamo 4 fermate prima della nostra museo. Meno male che al capolinea che si è fermata proprio davanti a noi, perché siamo seduti qua al museo e non troviamo l'uscita. Lì non va l'uscita, quindi bisogna prendere l'ascensore. Ascensore di una lentezza immane e adesso qua dobbiamo uscire. Siamo fuori dalla metro museo, siamo vicini al museo archeologico nazionale, ora capire dov'è il nostro coso che è il Vico Grotta della Marra. Questa è una scuola, fa abbastanza inquietudine. Beh, che noi sono vecchie, però sono tenute un po' meglio. Guardate qua, posto più popolare di Napoli, così impossibile. Allora, abbiamo sbagliato all'inizio il portone perché siamo andati in quello prima, non riusciamo ad aprire, ci ha aperto uno che abitava lì. Ci ha detto sì, però avete sbagliato il portone, perché infatti bisogna aprirlo tramite un'app che adesso vi metto qua in sovraimpressione, perché qua è tutto fatto digitale, praticamente non vengono a trovarvi, ma dovete farlo voi. Fate il check-in online, poi vi mandano una mail con tutte le informazioni per la casa, vi fanno installare un'app e fanno mettere una password in modo tale che questo portone si apra. Quindi aprite questo portone qui e poi andate sulla sinistra, salite su e c'è il codice per aprire la casa. È bello perché è un quartiere popolare, quindi uno fa proprio l'esperienza di dormire in centro a Napoli. Abbiamo visto gente un po' strana in giro, però mi hanno detto che questo quartiere qua in particolare è molto tranquillo alla sera. Poi là c'è anche la via principale, quindi basta che fai un pezzo e poi siamo arrivati. Qui proprio dentro a Rione, guardate, di qui si sale verso il nostro appartamento. E poi, una volta che arrivate qui in casa, c'è un codice da inserire, no? Sempre come si fa di solito. Adesso non continuo. Lucchetto, girate, aprite. Allora ragazzi, l'app è un po' complicata perché bisogna aggiungere delle cose, poi a volte non va neanche. Ho chiesto al tipo di come mai non funziona sta app. Adesso mi spiegherà, poi dopo vi farò vedere cosa ho sbagliato e sperando che funzioni. Comunque in ogni caso io ho trovato la chiave che usa il dono delle pulizie per aprire il cancello. Io non so come mai sia così complicato venire a darti una chiave, però vabbè, lì io l'ho trovata, non so se sia una cosa voluta oppure no, quindi useremo nel caso la chiave. L'app secondo me è una truffa, anche perché non esiste un qualcosa di digitale attaccato al cancello che possa aprirlo tramite app, per cui loro secondo me non hanno voglia di venire a darti le chiavi, quindi cosa fanno? Ti dicono apri il cancello con l'app, così loro dicono che c'è l'app per aprire il cancello, poi ti lasciano le chiavi in casa e il cancello magicamente è sempre aperto quando tu devi entrare, ti lasciano le chiavi in casa e tu entri poi con le chiavi. L'ingresso alla porta è facilissimo, dovete cliccare 2 volte sul tastino, poi funziona. Per il resto per 500 euro ormai cosa vuoi pretendere? Cioè questo. La casa in realtà è anche bella, non c'è l'acqua calda, è tiepida e ci mette anche un po' a venire, va bene il wifi, va bene il riscaldamento tramite cose dell'aria condizionata. Faccio un po' un tour della casa, poi adesso riusciamo un po' a esplorare qua la zona. Comunque, discorso biglietti e abbonamenti, vi ho fatto vedere velocemente dov'è che si va, però lì fanno solo la carta per Napoli, l'abbonamento di una settimana, 3 giorni, giornaliero per Napoli, e infatti non abbiamo sbagliato, abbiamo preso solo quelli per Napoli, per noi 3 bambini, perché siccome a Napoli le attrazioni pubbliche per gli underage sono tutte gratuite o costano 2 euro, la Arte Card, che è la carta che fanno i miei genitori, che comprende anche 2 attrazioni gratuite più tutte le altre con uno sconto del 50% più i mezzi di trasporto che include la carta unica dei trasporti, non conveniva. Però si chiama TIC, voi dovete chiedere il biglietto TIC
che comprende tutta la campagna, perché così vi fate tutta la campagna con tutti i mezzi pubblici, invece noi adesso dobbiamo comprare i biglietti per andare a Pompei, per andare a Caserta, perché non abbiamo fatto il biglietto giusto. Allora, cerchiamo di capire un po' cos'è sto ticket e questi abbonamenti. Allora, il ticket è sostanzialmente un ticket integrato campagna cui sottoscrivete un abbonamento settimanale, trimestrale, eccetera, per una fascia specifica. Cioè potete decidere voi quante e quali stazioni includere nel ticket. La fascia 1 ne comprende alcune, la fascia 2 ne comprende altre e così via fino alla 16ª fascia. Si può fare un abbonamento anche per una singola provincia, oppure si può anche solamente fare un abbonamento per la città di Napoli. Il ticket comprende tutte le aziende di trasporti che operano nella regione. Poi c'è l'aziendale, cioè se voi usate solamente un'azienda, non tutte, quindi usate solamente Trenitalia o solamente lei, potete fare un abbonamento che costa chiaramente di meno, e usate solamente però EAV e Trenitalia o quello che è. Ci sono due app fondamentali da avere in campagna: l'app Unico Campagna, che vi permette di acquistare questi abbonamenti e vi permette di acquistare anche tutti i biglietti di tutti i trasporti in tutta campagna, tranne la linea Pompei-Vesuvio del bus. Una volta che acquistate un biglietto, mi raccomando, attivatelo solamente prima di salire sul bus, perché altrimenti poi scade e non compare più il QR code e poi sono casini. Ma la cosa più comoda di quest'app è Tap and Go, cioè voi mettete sull'app la vostra carta di credito e pagate ai tornelli, cioè all'entrata obliterate all'uscita e vi scala la somma in base alla distanza che avete fatto, così non dovete comprare biglietti. Poi c'è l'app GoEav, che è molto importante per i bus e per le metro, perché vi avvisa dei ritardi della linea 1 della metro di Napoli, che è la più importante, e dei bus che appunto sono gestiti quasi a livello monopolistico dalla EAV, ed è fondamentale anche per acquistare i biglietti della linea Pompei-Vesuvio, che sull'app Unico Campagna non ci sono, ma potete acquistare anche sul pullman il logo. Facciamo un po' di chiarezza sull'Artecard, questa carta che include ingressi gratuiti o ridotti alle attrazioni della Campania o di Napoli, e in alcuni casi anche i trasporti gratuiti. Ci sono tre opzioni principali: c'è la Napoli 3 giorni, che include i primi 2 ingressi gratuiti in città, solo nel comune di Napoli, e lo sconto dal terzo in poi, più tutti i trasporti illimitati nel comune, quindi metro, funicolari e bus. Poi c'è la Campania 3 giorni, che include i primi 2 ingressi gratis e sconti dal terzo in poi, e anche qua include tutti i trasporti della regione, quindi inclusi treni EAV per Sorrento e i bus SITA per la costiera amalfitana. Quindi potete andare tranquillamente da Napoli a Caserta, entrare nella Reggia con l'Artecard e avere incluso sia lo sconto o gratis la Reggia di Caserta, e sia il trasporto per arrivare. E poi c'è la Campania 7 giorni, che include 5 ingressi gratuiti e sconti per i successivi, ma non include nessun trasporto. L'Artecard non include l'ingresso al Vesuvio e i bus che portano su. La si acquista prevalentemente online, anche se c'è in Piazza del Gesù un punto di acquisto, e va attivata, c'è un QR code la prima volta in cui o entrate in un museo o andate a prendere un trasporto. Mi raccomando, fate attenzione, perché dal momento che l'attivate vale fino alle 23:59 del terzo giorno. Cioè se voi l'attivate il venerdì alle 18 non scade lunedì alle 18, scade domenica alle 23:59, quindi è da usare al mattino, perché sennò perdete un giorno per fare un trasporto alle 9 di sera, quindi attenzione. E questo non ve lo dicono né sul sito e né all'info point, c'è scritto ma ben piccolo, quindi fate bene attenzione. Poi dopo l'ingresso c'è questo bel corridoio che porta, qua vedete dove ho trovato la chiave, portone, un bello specchio, poi c'è un tavolo, qui c'è il frigo, qui abbiamo invece la lavatrice, più prodotti per pulire, qui c'è la cucina, la roba è un po' sparsa in giro, di che sono qua, i piatti sono lì, le posate non lo so, lì c'è il divano, la televisione, e qua fuori c'è il balcone, ma per aprirlo ci va un genio, quindi lasciamolo così. Qui c'è il bagno, vedete, e poi si va su. Il soffitto è realmente bassissimo, molto basso, e qui c'è la camera da letto matrimoniale, c'è anche c'è una finestra, qui c'è la doccia, non c'è per appendere nulla, proprio nulla, bagno, e qui dopo essersi chinati per non peccare qua c'è la camera
da letto, col letto castello, che penso si toccherà su ogni volta tu possa pensare di scendere. Qui c'è un'altra finestrella che è aperta e qui c'è, meglio perché ho appena acceso il riscaldamento, c'è riscaldamento sia qui che di là che giù. Adesso usciamo, sono le 6, siamo stati un'ora e mezza qua a fare assolutamente niente perché eravamo morti dal viaggio. Andiamo un po' in centro, Spacca Napoli. Qui siamo in via dei Tribunali, guardate qua, sono appena stati due bambini in moto, andiamo a vedere fino lì sopra che cosa c'è. Napoli sorge quasi al centro dell'omonimo golfo, in una posizione strategica protetta dal Vesuvio a est e dai Campi Flegrei a ovest. Il territorio napoletano è frutto dell'attività vulcanica. La città poggia su strati di tufo giallo, una pietra tenera che ha permesso nei secoli la creazione di un'estesa città sotterranea. La città non è piatta, ma si sviluppa su diverse colline: Vomero, Capodimonte, Posillipo, Camaldoli, offrendo panorami unici sul mare. E gode di un clima mediterraneo temperato, con circa 250 giorni di sole all'anno. Meglio di così si muore. Tuttavia, la vicinanza a due sistemi vulcanici attivi la rende una delle aree a più alto rischio sismico e vulcanico al mondo. Napoli è una città antichissima, è una delle città più antiche d'Europa ancora abitate, e la sua storia può essere riassunta in grandi fasi. La prima fase sono le origini greche e romane. Fu fondata dai greci nel IX secolo a.C. come Partenope sull'isolotto di Megaride e sulla collina di Pizzo Falcone, e poi fu rifondata nel 470 a.C. con il nome di Neapolis, anzi Napolis, città nuova. Alla fine siamo andati a tenere un posto qui a Casa Capasso. Siamo qua in questo bel posto, si sta liberando un tavolo da 5, solo qua possono fare certe cose. Sono le 7:40, abbiamo finito di mangiare, 80 euro, si mangia bene ma la pizza era buona, c'è di meglio, non è sto posto così tanto imperdibile. Pur sottomessa a Roma nel 326 d.C., Napoli mantenne la lingua e la cultura greca, diventando la meta prediletta per le vacanze dell'elite romana. Nerone e Virgilio vi soggiornarono a lungo. 2. Il Medioevo e i regni autonomi. Dopo la caduta di Roma, Napoli divenne un ducato autonomo legato a Bisanzio ma di fatto indipendente per oltre 4 secoli. Qui fanno la pizza a portafoglio, poi fanno i cuoppi che sono tipo dei fast food, calamari oppure anche verdure, cose del genere, o carne. Nel 1137 passò ai Normanni e poi agli Svevi. Federico II vi fondò la prima università statale d'Europa nel 1224. Terza fase, la capitale del regno, Angioini, Aragonesi e Borbone. Con gli Angioini, cioè XIII secolo, Napoli divenne capitale del regno di Sicilia e poi del regno di Napoli. Sotto gli Aragonesi visse uno straordinario umanesimo. Per circa 2 secoli, dal 1503 al 1707, Napoli fu governata dai viceré spagnoli e in questo periodo divenne una delle metropoli più popolose d'Europa, seconda solo a Parigi. Dal 1734 al 1861, con la dinastia borbonica, Napoli visse un periodo di grande splendore culturale, tecnologico, la prima ferrovia italiana fu qui Napoli-Portici, e urbanistico. L'ultima fase è dall'unità d'Italia a oggi. La fine dell'indipendenza portò a un lento declino politico e a complessi processi di trasformazione urbana, il cosiddetto risanamento. Napoli fu la città italiana più bombardata nella seconda guerra mondiale, ma fu anche la prima a liberarsi da solo dai nazisti con le 4 giornate di Napoli nel 1943. Oggi il centro storico di Napoli è il più grande d'Europa ed è protetto dall'UNESCO dal 1995. È la culla della pizza, del presepe artigianale e di una tradizione musicale e teatrale con Edoardo De Filippo e Totò, unica al mondo. Questa è via San Gregorio Armeno.
Quelli sono 11 nomi di arbitri. Bene, non è un problema, siamo quasi in fondo alla vita. Qua c'è il nostro veicolo che stiamo prendendo per andare verso al nostro appartamento. Sono le 8:30, ci siamo fatti un giro, il primo di quelli che faremo in questi giorni a Napoli, molto carino. Poi che tutte le finestre blindate, guardate. Tutto blindato, a parte qua, ma prima era tutto blindato. Non so. Sono guardini un po' particolari, però devo dire che camminare qua non ti fa né caldo né freddo. Il primo video della serie su Napoli giunge al termine, vedo se riesco a portarvelo per mercoledì la seconda parte, ma non ne sono così sicuro. E intanto voi fate sapere se vi è piaciuto il video e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti da Vloggia.